Mamma mia, a quanti centinaia di video e di ricette sulla vera pizza napoletana si trovano su YouTube? La più semplice, la più veloce, la più lievitata, la più tante, anche troppe. Ma questo non è un male, perché come dico sempre, tutte le strade che portano alla pizza sono sempre valide. Ma esiste la madre di tutte le ricette, quella della vera pizza, la cosiddetta verace napoletana? Ebbene sì, e non si tratta soltanto della ricetta, ma di tutto il procedimento che passa attraverso la scelta della farina, come mettere gli ingredienti, quanto tempo far lievitare, come stendere, farcire e cuocere le pizze. Tutte queste informazioni sono contenute in un documento chiamato Disciplinare della pizza napoletana, la vera e propria Bibbia della pizza napoletana. E il disciplinare è stato curato nei minimi dettagli dall'Associazione Verace Pizza Napoletana, che coinvolge decine di migliaia di pizzerie in Italia e nel mondo e che come prima cosa, dopo la sua fondazione negli anni '80, si è impegnata a scrivere delle regole precise per la preparazione e la lavorazione delle pizze veraci, avvalendosi dell'aiuto e dell'esperienza di vecchi maestri pizzaioli napoletani. Quindi, teoricamente, seguendo il disciplinare, dovremmo essere in grado di fare una pizza quanto più simile a quelle tradizionali, le cui ricette venivano tramandate di padre in figlio fin dall'Ottocento, per arrivare poi ai mitici anni '80 del secolo scorso. Ciao amanti della pizza, io sono Gigio e benvenuti in un nuovo episodio di Casa F1, in cui scopriremo insieme come fare la più classica delle pizze napoletane, la cosiddetta verace, cioè la vera pizza napoletana. Per la realizzazione di questo video mi sono avvalso di una delle prime stesure del disciplinare, sì, perché come la Bibbia, anche qui abbiamo un Vecchio e un Nuovo Testamento. Infatti il penultimo disciplinare pubblicato intorno al 2010 è quello che più tiene conto delle ricette e dei procedimenti tradizionali, come ad esempio pizza da 8 ore di lievitazione e la cottura nel forno a legna, mentre quello più recente, il Nuovo Testamento, ha un approccio un po' più moderno, infatti dà piena libertà ai pizzaioli di decidere come preparare e cuocere le pizze, rompendo perfino il tabù del forno elettrico che adesso è permesso. Io però mi atterrò al vecchio disciplinare, con la sola eccezione del forno elettrico, che sarà questo bellissimo F1 P134 509 Evolution, un forno potentissimo e dal nome lunghissimo. Per fare 6 panetti da 250 grammi vi serviranno 930 grammi di farina di medio-bassa forza, tipo, che ne so, una Caputo Nuvola, Caputo Cuoco per intenderci, con un W tra i 2,60 e i 3,20. Io personalmente ho usato una Polselli classica pizzeria. 550 grammi di acqua a temperatura ambiente, 22 grammi di sale, 1 grammo di lievito fresco oppure 0,3 grammi di lievito secco. Se vi serve fare solo 3 pizze e siete più bravi di me in matematica, Sei bravo in matematica? no, direi proprio di no, vi basterà dimezzare le dosi. La prima cosa che salta agli occhi è la bassa idratazione leggermente superiore al 59%, quindi una tipologia di pizza completamente diversa rispetto a quelle che siamo ormai abituati a vedere dappertutto, ma che a fare. Per l'impasto useremo un'impastatrice, quindi non impasteremo a mano, e nel mio caso una planetaria a doppio gancio, che pur costando pochissimo, secondo me è di quanto più vicino come risultati alle più costose e blasonate impastatrici a spirale. E a proposito di ganci, avremo bisogno del classico gancio a foglia per fare la massa e di quello per incordare la massa stessa. E in questo caso però i ganci per impastare sono 2. Se vi interessa saperne di più, in descrizione trovate il link alla planetaria su Amazon, ma anche il link al video in cui parlo di questa tipologia di impastatrici a doppio gancio. Il disciplinare ci dice di cominciare sempre dall'acqua, quindi la versiamo nella planetaria ed andiamo ad aggiungere il sale. L'obiettivo a questo punto è quello di sciogliere il sale e lo faremo con la velocità più bassa, in questo caso velocità 1, ed il gancio a foglia. Ora che il sale è sciolto, possiamo versare il 10% della farina pesata, all'incirca 6 cucchiai. Questa accortenza, sempre in base al vecchio disciplinare, servirà ad evitare che il sale e il lievito entrino in contatto. Curiosamente, questo passaggio non esiste più nel nuovo disciplinare, nel quale si dice pure che sale e lievito possono stare insieme, ma non per più di 5 minuti. Quindi è ufficiale, sale e lievito non litigano se non dopo 5 minuti di discussioni molto animate. Mentre la planetaria sta andando sempre a velocità 1, aggiungo il 10% della farina. Lascio proseguire fino a quando non verranno assorbiti i grumi e a questo punto potete sbriciolare il lievito fresco e unirlo al resto della farina. Per chi usa lievito secco cambia ben poco. Versatelo nella farina e date una mescolata veloce. Poi, sempre con la planetaria in funzione, aggiungete la farina poco alla volta a pioggia. Direi che ci siamo. Ora che abbiamo versato tutta la farina ed è stata completamente incorporata, possiamo passare alla fase di impastamento. Sostituiamo il gancio a foglia con il o i ganci per impastare. Chiudiamo la planetaria e ripartiamo sempre a velocità bassa.
In questo caso non abbiamo bisogno di velocità alte per il semplice motivo che l'impasto è poco idratato. Più che la velocità per dare forza all'impasto, ci servirà un movimento costante per rendere l'impasto più lavorabile. Il disciplinare ci dice a questo punto di proseguire per circa 20 minuti, ma io lascerei a voi giudicare quando è il momento di fermare l'impastatrice, cioè quando sarà raggiunto il famoso punto di pasta. Poi col caldo 20 minuti potrebbero essere anche troppi, si rischierebbe infatti di rovinare l'impasto anche se poco idratato. Personalmente ho fatto andare la planetaria per circa 10 minuti e ho fatto fare un fermo macchina di 5, proseguito poi con l'impastamento per ulteriori 5 minuti. E questo è il risultato. Impasto incordato ma non proprio fortissimo, superficie un poco liscia ma va benissimo così perché dopo aver fatto delle pieghe molto blande, insieme ad un accenno di pillatura, ho messo a riposare l'impasto per 2 ore. E così va fatto in base al disciplinare. Nel mio caso ho coperto la ciotola della planetaria per non far seccare l'impasto. Il disciplinare invece consiglia di usare uno straccio umido per coprire l'impasto. A voi la scelta. Ed ecco, dopo 2 ore l'impasto in tutto il suo splendore. Ed è più o meno abituati agli impasti più idratati, questo sembra più un impasto delle tagliatelle. E ora una fase importantissima, lo staglio, cioè la formatura dei panetti. I grandi pizzaioli fanno a occhio, noi poveri mortali dobbiamo misurare grammo per grammo con la bilancia. Tagliamo quindi 6 pezzi di impasto dal peso di 250 grammi l'uno. E ora la formatura dei panetti. Dato che gli impasti lieviteranno per circa 6-8 ore, non possiamo stringerli troppo, altrimenti risulteranno troppo incordati in fase di stesura, soprattutto a causa della bassa idratazione. Con la solita tecnica portiamo i lembi dall'esterno verso l'interno del panetto, afferriamo il sotto e avvitiamo fino a chiuderlo. E mi raccomando, non esagerate troppo nello stringerli. Sistemiamo i 6 panetti nella cassetta di lievitazione e dato che ci sarà un buco qui sotto e che voglio che i panetti non si affloscino, ho messo questi 2 contenitori a riempire lo spazio in cui non ce ne saranno affatto. Questo concetto l'ho appreso dal maestro Vincenzo Esposito, titolare della pizzeria Carmenella e re dell'impasto classico napoletano. Per cuocere le pizze userò la new entry dei miei forni, l'incredibile P134 H509 Evolution a camera alta, il più tecnologico e futuristico dei forni F1. Contrariamente a quanto si possa pensare, la camera alta, oltre ad essere utilissima ovviamente quando voglio cuocere del pane, non inficia minimamente la cottura della pizza napoletana che grazie ai 509 gradi massimi raggiungibili può essere cotta in un arco di tempo che va tra i 45 e i 90 secondi. Come vi ho detto, questo è un forno futuristico e come in un episodio di Star Trek lascerò che sia il computer di bordo a gestire la cottura. Vado nei programmi e seleziono quello specifico per la pizza napoletana verace, 485 gradi cielo e circa 430 gradi platea. Cottura 90 secondi. E ora facciamo partire il preriscaldamento premendo questo tasto. Dato che sono passate circa 6 ore, vediamo un po' come sono diventati i nostri panetti. Bellissimi, sono anche soffici. Guardate qua. Dopo circa 20-25 minuti di preriscaldamento è arrivato il momento di fare la nostra vera pizza napoletana. Faccio il bagnetto di farina e devo dire che il disciplinare è molto chiaro in tal senso, usare meno farina possibile. E in effetti non c'è ragione di esagerare perché difficilmente il disco di pasta si attaccherà alla pala anche grazie all'idratazione piuttosto bassa. Per la stesura faccio come al solito, uso il mattarello, sto scherzando, dai mamma mia. Parto dal centro e sposto l'aria verso il cornicione. E mi raccomando, non schiacciate il cornicione, altrimenti i fantasmi dei pizzaioli del passato vi perseguiteranno di notte. In tutta onestà, abituato a idratazioni molto più alte, non mi sento proprio a mio agio a stendere questa tipologia di impasto. Quando il disco di pasta ha raggiunto una dimensione sufficiente, possiamo usare la stesura napoletana per eccellenza e vantarci con chi ci guarda. Lo schiaffo. Con una mano blocco il disco di pasta e con l'altra afferro il lembo del disco e tiro. La mano sul disco serve anche a far roteare quel poco che basta a tirare un numero sufficiente di lembi. E ora che abbiamo steso la pizza, passiamo al condimento. Come da disciplinare aggiungo circa 60-70 grammi di pomodoro pelato che ho precedentemente passato. Parto dal centro e sporco tutto il disco facendo però attenzione a non bagnare il cornicione. Per una questione di principio e per non farlo bruciare decido di mettere ora il basilico fatto a pezzettini. E ora il colpo di scena, sempre da disciplinare. Aggiungo 10-15 grammi di formaggio grattugiato a pasta dura, pecorino o parmigiano. E quindi un'altra leggenda viene smentita. Il pecorino sulla pizza napoletana ci va e come? Aggiungiamo poi mozzarella o fior di latte tagliato a listarelle come questa.
In totale aggiungiamo tra gli 80 e i 100 grammi. E ora non vedo l'ora di inaugurare la mia nuovissima pala F1. Guardate com'è bella, guardate. Trascino la pizza sulla mia fantastica pala e a questo punto, per simulare il momento in cui i pizzaioli aggiungono i trucioli alla fiamma per la vampata di calore, io mi avvalgo dell'opzione Boost del Picio 34H Evolution. In questo modo la resistenza diventerà immediatamente rossa, ignorando quelle che sono le temperature selezionate. Potenza pura. Questo permetterà al forno di non perdere calore quando apriamo lo sportello per infilare la pizza. Vi dico, davvero utile come funzionalità. Filo d'olio con il quale disegno un 6 che corrisponde a circa 5 grammi. E ora finalmente la cottura. A proposito, se volete conoscere maggiori dettagli su questo ed altri forni e approfittare del 15% su tutti i prodotti della linea Evolution e Easy Pizza, cliccate il link qui in descrizione e usate il codice GIGIO15. Se siete indecisi però, sappiate che è possibile pagare anche a rate con busta paga o anche senza nel caso in cui possediate una carta di credito. Ed ecco la pizza. Mi sembra proprio davvero quelle che si mangiavano una volta in pizzeria prima dell'avvento delle lievitazioni da 542 ore, i mega cornicioni, i topping a chilometro zero. Incredibile. È tutto sommato niente male per un'idratazione così bassa. Non è che mi aspettassi il tunnel di fuori grotta, però devo dire che questa struttura mi ha piacevolmente sorpreso. Ed ora, la prova più importante, quella dell'assaggio. È il sapore di Napoli di una volta. Devo dire che il mix dei condimenti insieme all'impasto di questa consistenza secondo me fa proprio la differenza e rende il sapore di questa pizza così unico. Quindi se avete nostalgia delle pizze di una volta, che fate d'altronde anche fatica a trovare in giro visto che il mondo della pizza sta andando verso la direzione delle lunghe maturazioni, dei canotti eccetera eccetera, non vi resta che provare questa ricetta, metterla tra i preferiti e condividerla con i vostri amici che non amano aspettare i canotti per 24 ore. Non dimenticate di cliccare qui in basso per visitare lo store e usare il codice GIGIO15 per avere un esclusivo 15% di sconto. Grazie se siete arrivati fino a questo punto, ciao e alla prossima!